Mi piace cucinare e ogni tanto ripenso alle mie nonne che mi hanno insegnato a cucinare e che inesorabilmente, quando mi spiegavano una ricetta, ci infilavano una regola assolutamente ferrea quanto soggettiva. Quanto basta? Quanto sale devo mettere? Quanto basta? Per quanto tempo la tengo sul fuoco? Quanto basta? Io non ho mai capito perché non dessero una misura precisa, una cosa che aiutasse appunto a fare le ricette come si deve. Penso che in realtà fosse un insegnamento per dire che in tante cose, le ricette in questo senso sono una metafora, occorre trovare la giusta misura, trovare il buon bilanciamento, bilanciare. E quindi sì, che alla fine nella ricetta ci devi mettere qualcosa di tuo, l'esperienza, la conoscenza dei tuoi commensali, l'amore. Ecco, più tardi ho trovato nella vita un altro ingrediente che si intrufola dappertutto, che sono i soldi. E ho cominciato a chiedermi, ma nei soldi esiste una giusta misura? Un quanto basta? Vi racconto com'è che io ho cominciato a occuparmi di soldi. Avete sentito, mi sono laureato in fisica, ho pure un PhD e poi ho fatto tutt'altro. E io ho cominciato, quando ero al liceo, sono sempre stato molto impegnato nel sociale, lo sono tuttora, però quando ero un liceale ero convinto che i soldi fossero una cosa negativa, sporca, insomma che era meglio non occuparsi dei soldi, perché se volevi fare il sociale era lontano dai soldi. E poi però ho capito a un certo punto che se tu non ti occupi dei soldi, i soldi si occupano di te. Quando è che ho capito questa cosa? Questa cosa l'ho capito quando ero volontario di un'organizzazione non governativa, si chiama Manitese, facevamo una campagna internazionale che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1997, era la campagna per la messa al bando delle mine anti-uomo, e ci siamo accorti che i nostri soldi, i soldi della campagna, erano nella banca che più di qualunque altra banca italiana finanziava l'export di mine anti-uomo in tutto il mondo. Ops, una contraddizione pazzesca. Allora, vabbè, anche voi potete pensare, vabbè, ma che c'entra? Non è mica colpa di Manitese dove la banca mette i soldi. Eppure sappiamo, lo sappiamo tutti, che le banche se prendono i nostri soldi li prendono per prestarli. E quindi alla fine che i soldi di una campagna pacifista finiscano anche a fomentare delle guerre, in realtà non è strano, è addirittura normale. Cioè se noi siamo passivi rispetto ai nostri soldi possono lavorare contro i nostri ideali e possono disfare addirittura quello per cui noi ci impegniamo attivamente tutti i giorni, con il volontariato, con la nostra vita. Allora i soldi di per sé non sono malvagi, in questo ho cambiato idea rispetto a quando ero un liceale, è che si muovono, dipende dalla logica che li muove, se si muovono solo pensando esclusivamente al profitto, cercheranno il profitto senza preoccuparsi assolutamente dei costi ambientali e sociali che ricaderanno sulla collettività o sul pianeta. E voi, qui ora, in questa sala, sapete cosa fanno i vostri soldi? Stanotte cosa hanno fatto? Dove sono andati? Cosa hanno finanziato? Allora, in realtà è abbastanza normale che non ci facciamo questa domanda, però se non ci siamo fatti questa domanda, è quasi certo che i vostri soldi stanno finanziando, ad esempio, il cambiamento climatico, non per ridurlo, lo stanno proprio finanziando, perché più o meno il 10% del prodotto interno lordo mondiale è legato all'estrazione e alla lavorazione dei combustibili fossili. Oppure magari finanziano le armi, oppure finanziano la delocalizzazione delle imprese in parti del mondo dove non ci sono i diritti dei lavoratori, l'estrazione di minerali rari in zone di conflitto o semplicemente inquinano. Ecco, da questa consapevolezza è nata l'idea poi, Manitese e altre realtà, di fondare Banca Etica e io sono stato tra i fondatori, mi sono messo a quel punto a studiare di finanza, di soldi e di come influiscono sulle nostre vite. Allora, abbiamo tutti chiaro che se uno porta il proprio risparmio in banca, la banca non tiene i soldi dentro un deposito perché gli costerebbe, ma li presta. Quello che forse abbiamo meno chiaro è che se noi abbiamo messo dei soldi in banca, gli abbiamo messo i nostri risparmi, in qualunque momento li possiamo riprendere.
Le persone, le aziende che hanno preso un prestito dalla banca, questi soldi li prendono e li spendono. Quindi se ci pensate un attimo, c'è il doppio dei soldi. Non è che c'è soltanto il mio risparmio, c'è il mio risparmio più i soldi che sono stati prestati. Ecco, succede proprio così. Le banche creano moneta tutte le volte che fanno i soldi. Si chiama moneta commerciale. Se qualcheduno ha un orrendo sospetto, è assolutamente legale, funziona così ed è per questo che fare banca è controllato. È il tipo di impresa che è più controllato nel mondo, perché ci sono non soltanto diciamo, lo Stato che controlla, ma delle apposite autorità di vigilanza. Questa cosa significa qualcosa. Significa che le banche hanno una funzione sociale, cioè accelerano l'economia, anticipano il futuro letteralmente anticipando, creandoli soldi che poi in futuro saranno guadagnati e restituiti. Quindi i soldi, i nostri risparmi che teniamo nelle banche sono le cose che noi condividiamo di più con persone assolutamente sconosciute. Non abbiamo niente, sono la cosa forse più privata che abbiamo, ma al tempo stesso la cosa che condividiamo più con tutti quanti. Allora, se sono buoni o cattivi, se l'uso che ne viene fatto è buono o cattivo, dipende anche da noi. E qui torniamo alla domanda iniziale. Può esistere una giusta misura? Intanto gli obiettivi di sviluppo sostenibile dicono che per la prima volta dopo 30 anni non si rivolgono solo ai paesi in via di sviluppo, ma si rivolgono anche ai paesi ricchi e sostanzialmente dicono dobbiamo trovare una giusta misura sui soldi perché così come sta andando il mondo non andrà avanti, appunto dobbiamo avere degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dobbiamo cambiare il nostro modello economico. Ma che non funziona è abbastanza chiaro. Pensate che oggi nel mondo quello che si spende per stipulare dei derivati, che sono delle assicurazioni ma di fatto si usano a fini speculativi, quello che si spende solo per stipulare questi derivati è una cifra che è vicina al prodotto interno lordo mondiale. Ma è una cosa pazzesca. E quando succede poi che le scommesse vanno male, è l'economia reale che paga. Pensate che ci sono sistemi per poter speculare così veloce, si chiama high frequency trading, che si possono fare migliaia di operazioni finanziarie al secondo, non alla giornata, al secondo. E tutto questo però crea tanta ricchezza, ma in realtà poca equità. Il rapporto di Oxfam ci dice che l'1% della popolazione mondiale detiene il 99% della ricchezza. La ricchezza totale è nelle mani dell'1% della popolazione mondiale, altro che giusta misura. Non basta mai, cioè la risposta che abbiamo dal modello economico è che i soldi non bastano mai, più ce n'è meglio è. Ecco, questo forse succede perché per 8 secoli, non un paio d'anni, anche partendo proprio da qui, da Venezia, per 8 secoli la molla principale che ha spinto le persone a fare impresa, a fare economia, è l'avidità. E però 8 secoli fa l'avidità era un peccato capitale, quindi diciamo, avveniva una sorta di moderazione, di obbligo di dover restituire alla collettività. In questi 8 secoli, e specialmente negli ultimi 30-40 anni, qualunque diciamo, tipo di moderazione, di giusta misura che veniva cercato per motivi morali, religiosi, ideologici, pensate al secolo scorso, è venuta meno. Ma se facciamo governare tutto dall'avidità, in realtà abbiamo appunto un problema. Allora la domanda che mi viene dopo aver fatto 25 anni il banchiere, che condivido con voi, è: ma esiste qualcosa di meno gretto che l'avidità, che la ricerca dell'egoismo e la spinta al consumo e all'accumulo per fare economia? Esiste qualcosa che sia un po' meno gretto di questo per poter far girare l'economia? E qui vi do 3 osservazioni. La prima, se c'è qualche imprenditore in sala o qualcuno che ha spirito imprenditoriale, lui sa che il suo motivo per fare impresa è anche per fare soldi, ma non solo per fare soldi. Se qualcuno di voi, pensando che i suoi soldi possono finanziare qualche cosa di negativo, dice certo non lo vorrei fare, lui sa che può porre un limite a quello che si può fare con i soldi. E poi 3, diciamo, risultati scientifici sulla felicità e i soldi. Se le persone in tutti i paesi, la crescita del PIL all'inizio fa aumentare la felicità delle persone, ma oltre una certa soglia, oltre una specie di quanto basta, non è che se un paese diventa il doppio più ricco le persone sono il doppio più felici.
La seconda, diciamo, scoperta su temi della felicità e soldi è che se vivete in un paese in cui non ci sono catastrofi, che ha il prodotto interno lordo che è la metà di quello di un paese ricco, non vuol dire che le persone sono la metà felici, sono più o meno felici uguali. E se guardate a voi stessi, anche statisticamente è vero, ma lo vedete anche guardando voi stessi, guardate indietro, guardate la vostra vita, i momenti in cui siete stati felici spesso sono scorrelati dall'aumento di reddito, non dipendono dall'aumento di reddito. Allora, la bella notizia è che esiste un quanto basta. Non c'è una cifra precisa, non si può dire se sono 3.000 euro al mese, 2.000 o quello che volete, però esiste un quanto basta. Come nelle ricette, poi ognuno troverà la sua giusta misura. E la cosa importante è che se può esistere un quanto basta, allora possiamo chiedere all'economia di lavorare con altri criteri che non siano solo l'avidità, che è quello che chiedono gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Allora ripartiamo da noi con una logica di benessere, di bilanciamento. I soldi devono farci stare meglio, devono fare stare meglio il pianeta. E quindi possiamo chiedere, ad esempio, avere il coraggio di chiedere alle banche dove mettono i nostri soldi e dire io lì non li voglio mettere, abbiate pazienza, datemi un altro prodotto, ma non voglio quel prodotto che mi investa nei cambiamenti climatici, nelle armi, in quello che vi pare a voi, nell'agricoltura chimica invece che in quella biologica. Possiamo, ogni volta che facciamo una scelta economica, che sia piccola o grande, chiederci se ci sono delle conseguenze sociali e ambientali e poi prendere la nostra decisione, saper gestire le contraddizioni in cui inevitabilmente ci troviamo. Possiamo, ad esempio, dire e capire che la generosità non è stupidità, ma a volte è veramente un qualche cosa che è fondamentale per far stare tutti meglio. Insomma, il valore dei soldi non è nei soldi, ma nelle buone relazioni che possono creare, nel bene comune che possono anticipare. E quindi ciascuno di noi può impegnarsi per cambiare il modo con cui i soldi muovono il mondo. Partiamo da noi.